Ti svegli ogni mattina sentendoti già sconfitto. Il mondo ti schiaccia e non sai più dove trovare la forza. Ascolta bene, dentro di te c'è un guerriero che aspetta solo di essere risvegliato. Nei prossimi minuti ti mostrerò come costruire una fortezza mentale che nessuna tempesta potrà mai abbattere. Preparati, perché quello che stai per scoprire cambierà per sempre come affronti la vita. La fine delle scuse e l'inizio della rinascita. La vita ti ha colpito forte. Hai perso qualcosa di importante: lavoro, relazione, salute. E cosa hai fatto? Hai iniziato a raccogliere scuse come se fossero medaglie d'onore. L'economia è difficile. Le persone non sono più come una volta. A quest'età è tutto più complicato. Basta con questa narrazione di impotenza. Seneca lo sapeva bene. Ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio, ma la maggior parte delle persone si ferma alla fine, costruendo un museo dei rimpianti invece di una fondazione per il futuro. Ascolta questa verità. Non stai ricominciando da zero, stai ricominciando con esperienza. Ogni fallimento, ogni delusione è stato il tuo apprendistato per questo momento. Marco Aurelio scrisse le sue più grandi riflessioni durante le guerre più sanguinose. Le difficoltà non erano ostacoli al suo sviluppo, erano il suo sviluppo. Ma c'è un segreto che rivelerò tra qualche minuto, una tecnica stoica che trasforma qualsiasi trauma in superpotere. Prima devi fermare l'emorragia delle scuse. Ogni scusa è un voto di sfiducia verso te stesso, ma tu sei abbastanza forte. Sei sopravvissuto al 100% delle tue giornate più difficili. Questa è resilienza in azione. La differenza tra chi rimane bloccato e chi costruisce un futuro straordinario non è il talento o l'età, è la velocità con cui smetti di giustificare e inizi ad agire. Quando smetti di raccogliere scuse e inizi a raccogliere coraggio, tutto cambia. I problemi diventano puzzle, gli ostacoli diventano scalini. Le crisi diventano opportunità. Scrivi le 3 scuse che usi più spesso. Sotto ognuna, scrivi un'azione concreta che potresti fare invece di giustificarti. Inizia con una sola azione oggi. Quando il mondo cospira contro la tua crescita, il mondo non vuole che tu cresca, non per cattiveria, ma per comfort zone collettiva. Quando decidi di migliorare, quanti ti dicono «Dai, solo per stasera». Quando leggi invece di guardare la TV, quanti commentano che stai diventando strano. Il sistema sociale è progettato per la mediocrità. I media ti bombardano con fallimenti per farti sentire che il destino è segnato. Le persone intorno, inconsciamente, preferiscono che rimani al loro livello, perché la tua crescita evidenzia la loro stagnazione. Marco Aurelio aveva capito. Il potere non viene da quello che puoi conquistare, ma da quello che puoi sopportare. E sopportare la resistenza di chi ti circonda quando evolvi è una delle prove più dure. Quando annunci cambiamenti, ci sarà sempre qualcuno pronto a ricordarti i rischi. Quando parli dei tuoi sogni, qualcuno li chiamerà irrealistici. Verso la fine di questo video scoprirai una tecnica stoica per trasformare ogni critica in carburante per la determinazione. Qualcosa che Epitteto usava da schiavo per diventare mentalmente più libero dei suoi padroni. La concentrazione è la tua arma più potente, non quella superficiale, ma la concentrazione profonda che ti mantiene allineato con i tuoi valori, quando tutto il mondo ti spinge altrove. Questa concentrazione si costruisce come un muscolo. Ogni volta che scegli i tuoi obiettivi sopra le aspettative altrui, diventi più forte. La parte più difficile è resistere alla pressione interna, quella voce che dice «forse hanno ragione loro». Quella voce è l'eco di tutte le limitazioni assorbite negli anni. Seneca aveva un metodo. Ogni sera si chiedeva «quali morti ho seppellito oggi?». Parlava di paure, dubbi, limitazioni. Ogni giorno era un funerale per parti di sé che non servivano più. Crescere significa perdere parti di te stesso. Dire addio alla versione che si accontentava, che aveva paura, che aspettava permessi. Fa paura perché almeno quella versione la conoscevi. Il mondo cercherà di convincerti che la versione migliore di te non esiste. Ma tu l'hai già sentita muoversi dentro.
È per questo che stai qui invece di guardare l'ennesima serie TV. Identifica chi nella tua vita scoraggia i tuoi progetti. Per una settimana non condividere con questa persona i tuoi obiettivi. Trova invece qualcuno che supporta la tua evoluzione. L'arte perduta di governare se stessi. Viviamo nell'epoca della reattività costante. Messaggio aggressivo, rispondi a tono, critica del capo, umore a terra, nuova tassa, serata a lamentarti. Ecco la verità che cambierà tutto. Tu non sei i tuoi impulsi. Sei la presenza consapevole che può osservare e scegliere come rispondere. Epitteto, schiavo diventato filosofo libero. Non sono gli eventi che ti turbano, ma il giudizio che dai su questi eventi. 2 persone perdono il lavoro. Una si deprime e si isola. L'altra vede l'opportunità, aggiorna il curriculum, fa networking. Stesso evento, reazioni diverse. La differenza è nel governo di sé. Governare se stessi non significa reprimere le emozioni, ma diventare il direttore d'orchestra della tua vita emotiva, invece di uno strumento suonato da forze esterne. Le emozioni forti non sono il problema. Il problema è credere che devi agire su ogni emozione. Rabbia, paura, tristezza sono informazioni, non ordini. Marco Aurelio aveva una tecnica che rivelerò più avanti: creare spazio sacro tra stimolo e risposta, dove nasce la vera libertà. Per ora, quando qualcosa ti fa arrabbiare, fai 3 respiri e chiediti: che tipo di persona voglio essere in questa situazione? Non cosa merita l'altro, ma che persona vuoi essere. Ogni reazione è un voto per chi stai diventando. Reagisci con rabbia, voti per essere arrabbiato. Reagisci con calma, voti per essere saggio. Il governo di sé inizia capendo. Hai più controllo di quanto pensi, ma su cose diverse da quelle che credi. Non controlli se il partner ti ama, ma controlli quanto amore esprimi. Non controlli le scelte dei figli, ma l'esempio che dai. Non controlli l'economia, ma come gestisci le finanze. Seneca immaginava ogni mattina di perdere tutto: famiglia, casa, salute. Non per pessimismo, ma per costruire stabilità emotiva su fondamenta indistruttibili. Carattere, valori, capacità di scegliere la risposta. C'è un livello più profondo, il controllo dei pensieri. Dove metti attenzione, cresce. Continui a pensare a quello che non va, crescerà. Dirigi l'attenzione su miglioramenti e gratitudine, crescerà quella energia. Non è pensiero positivo superficiale. È scegliere consapevolmente su cosa concentrare la tua energia mentale limitata. Per 3 giorni, quando senti emozione intensa, scrivi: 1. Cosa è successo? Fatti. 2. Cosa hai pensato? 3. Come ti sei sentito? 4. Come hai reagito? Vedrai la differenza tra eventi e interpretazioni. La forgia segreta degli invincibili. La società moderna cerca disperatamente di nascondere questa verità. Il dolore è il tuo alleato più potente, non il nemico più grande. Viviamo adorando il comfort e demonizzando la sofferenza. Pillole per ogni dolore, distrazione per ogni noia, piacere immediato per ogni desiderio. Ma questa ricerca ossessiva del comfort crea persone fragili, incapaci di gestire la minima difficoltà. Marco Aurelio. Quello che non ti distrugge ti fortifica. Non solo ti fortifica, ti trasforma completamente, rivelandoti potenziali che non sapevi di avere. Pensa alla persona più forte che conosci interiormente. Ti garantisco che ha attraversato momenti che avrebbero spezzato altri, ha pianto lacrime infinite, ha affrontato notti eterne, ma invece di essere distrutta è stata forgiata. Il dolore ti rivela chi sei quando tutte le maschere cadono. Quando perdi il lavoro, scopri se ti piangi addosso o ti rimbocchi le maniche. Quando una relazione finisce, scopri se ti chiudi nel rancore o cresci nell'amore per te stesso. Il dolore non è democratico. 2 persone attraversano la stessa tragedia, escono diverse, una distrutta, l'altra invincibile. La differenza non è nell'intensità, è in come scegli di relazionarti con esso. Seneca credeva che ogni difficoltà fosse opportunità travestita per praticare virtù. La perdita insegna distacco.
Il tradimento insegna prudenza, il fallimento insegna umiltà, la malattia insegna gratitudine. Non fraintendere, non cercare il dolore né essere felice quando arriva, ma quando arriva, e arriverà, hai una scelta cruciale: essere vittima del dolore o essere scultore. Puoi lasciare che ti consumi o usarlo come materiale per costruire una versione migliore di te stesso. Epitteto raccontava: un uomo si lamentò dal fabbro per il rumore e calore del ferro battuto. Il fabbro rispose: senza rumore e calore, il ferro rimane fragile. È quel processo che lo rende resistente. Il tuo dolore è il rumore e calore della fucina dove si forgia la forza interiore. Senza di esso rimarresti fragile, incapace di sostenere il peso della vera grandezza. Nel penultimo capitolo scoprirai un concetto più profondo: amor fati, amare il proprio destino, anche quello che include sofferenza. Per ora, quando attraversi difficoltà, invece di «perché a me?», chiediti «cosa posso imparare?», invece di «quando finirà?». Chiediti «come posso crescere?». Ricorda, i diamanti si formano sotto pressione estrema per migliaia di anni. L'acciaio diventa resistente dopo essere stato riscaldato e battuto. Tu diventi invincibile dopo aver attraversato fuochi che altri non potrebbero sopportare. Ripensa a una difficoltà superata negli ultimi anni. Scrivi 3 lezioni imparate e 3 modi in cui ti ha reso più forte. Quando arriva nuovo dolore, rileggi per ricordare che hai già trasformato sofferenza in crescita. Il segreto ancestrale del potere interiore. Ora sei pronto per il segreto che ti ho promesso nel primo capitolo. È una verità così potente che può trasformare qualsiasi trauma in un superpotere. È qualcosa che i filosofi stoici conoscevano, ma che la cultura moderna ha dimenticato. Il segreto è questo: la fede più potente non è quella che nasce dalla certezza, ma quella che nasce dal buio più profondo. Quando tutto va bene, quando la vita sorride, quando le cose vanno secondo i piani, credere è facile. Ma quella non è vera fede. È solo ottimismo basato su evidenze favorevoli. La vera fede nasce quando sei nel pozzo più profondo della disperazione, quando hai pregato e sembra che nessuno ti stia ascoltando, quando hai lottato e sembra che ogni sforzo sia stato vano. È lì, in quel momento di rottura completa, che nasce la fede invincibile. Marco Aurelio lo scoprì durante la pestilenza antonina, quando milioni di persone morivano e lui doveva guidare un impero in crisi. Seneca lo scoprì quando Nerone, che aveva educato, lo condannò a morte. Epitteto lo scoprì nelle catene della schiavitù. Tutti e 3 arrivarono alla stessa conclusione rivoluzionaria. Il momento di maggiore vulnerabilità è anche il momento di maggiore potenziale per la trasformazione spirituale. Ma attenzione, non sto parlando di fede religiosa tradizionale, anche se può includerla. Sto parlando di qualcosa di più profondo e universale. Sto parlando della fede nella possibilità di dare significato a qualunque esperienza, anche la più dolorosa. Seneca lo chiamava amor fati, amare il proprio destino, non sopportarlo, non accettarlo a malincuore, ma amarlo, anche quando include perdita, tradimento, malattia, morte. Sembra impossibile, vero? Come puoi amare qualcosa che ti distrugge? Ma ecco il paradosso. Quando impari ad amare anche le parti difficili del tuo destino, quelle parti perdono il potere di distruggerti. Invece diventano materiale grezzo per la costruzione di una forza che nessuno potrà mai toglierti. Questa fede non ha bisogno di prove esterne, non ha bisogno di garanzie, non ha bisogno che tutto vada bene. Ha solo bisogno di una scelta quotidiana. Oggi scelgo di credere che la mia vita ha un significato, anche se non riesco a vederlo. Oggi scelgo di credere che questa sofferenza sta servendo a qualcosa di più grande, anche se non riesco a capire cosa. E qui arriva la parte che ti cambierà la vita. Quando fai questa scelta ripetutamente, quando scegli la fede anche nel buio, qualcosa si attiva dentro di te. Non è magia, non è superstizione. È una riorganizzazione profonda del tuo sistema nervoso, della tua biochimica, della tua percezione della realtà. Inizi a vedere opportunità dove prima vedevi solo problemi.
Inizi a sentire gratitudine dove prima sentivi solo amarezza. Inizi a percepire possibilità dove prima vedevi solo limitazioni. Ma c'è un livello ancora più profondo di questo processo, qualcosa che rivelerò nel prossimo capitolo. Ha a che fare con il modo in cui la fede autentica trasforma non solo te, ma anche le circostanze intorno a te. Sembra impossibile, ma migliaia di anni di filosofia stoica lo confermano. Per ora inizia con questo esercizio che Seneca praticava quotidianamente. Ogni sera, prima di dormire, ripensa alla giornata e trova un aspetto difficile o doloroso che hai vissuto. Poi chiediti: come può questa esperienza servirmi? Cosa può insegnarmi? In che modo può rendermi più forte o più saggio? Non devi trovare subito una risposta profonda. Spesso la comprensione arriva dopo, a volte anni dopo. Ma l'atto stesso di porre la domanda inizia a riprogrammare la tua mente per cercare significato invece che lamentarsi del dolore. Questa fede forgiata nel dolore ha una caratteristica unica: è indistruttibile, perché è già stata testata nel fuoco più intenso che la vita poteva offrire. È già passata attraverso l'inferno e ne è uscita non solo intatta, ma rafforzata. E quando possiedi questo tipo di fede, diventi una forza della natura, non perché sei invulnerabile al dolore, ma perché sai che qualunque dolore arrivi, hai la capacità di trasformarlo in crescita. Identifica la situazione più difficile che stai affrontando in questo momento. Scrivi una lettera di ringraziamento a questa situazione, come se fosse un insegnante severo, ma saggio, che ti sta preparando per qualcosa di più grande. Non devi sentire sinceramente gratitudine. Inizia semplicemente a praticare il cambio di prospettiva. La scienza antica del rimbalzo quantico. Ecco una verità che ti sconvolgerà. Ogni caduta nella tua vita non è stata un fallimento, ma una preparazione meticolosa per il prossimo livello della tua esistenza. La natura non conosce il concetto di fallimento. Conosce solo feedback e adattamento. Quando un albero viene abbattuto da una tempesta, le sue radici diventano più profonde nella nuova crescita. Quando un osso si rompe, guarisce più forte di prima. Quando un muscolo viene sottoposto a stress, si ricostruisce più potente. Tu non sei diverso dalla natura, sei parte di essa. E come ogni sistema naturale, sei progettato non solo per sopravvivere alle cadute, ma per utilizzarle come combustibile per la tua evoluzione. Marco Aurelio lo capì quando perse suo figlio adottivo e il suo migliore amico in battaglia. Invece di lasciarsi distruggere dal dolore, usò quelle perdite per sviluppare una filosofia della resilienza che avrebbe influenzato il mondo per 2000 anni. C'è un aspetto di questo processo che la maggior parte delle persone non comprende. La tempistica delle tue cadute non è casuale. C'è una precisione quasi matematica nel modo in cui la vita ti presenta sfide, esattamente quando sei pronto a superarle e crescere da esse. Pensa alle tue cadute più significative. Ti è mai capitato di guardare indietro e pensare: se questo fosse successo 5 anni prima, mi avrebbe distrutto, ma quando è successo ero pronto ad affrontarlo. Questo non è caso, è il modo in cui funziona la crescita umana. Le sfide arrivano in dosi calibrate sulla tua capacità di gestirle e imparare da esse. Sono come i pesi in palestra, abbastanza pesanti da stimolare la crescita, ma non così pesanti da causare danni permanenti. Seneca aveva un concetto rivoluzionario per questo fenomeno. Lo chiamava la provvidenza del dolore. Credeva che ogni difficoltà fosse precisamente ciò di cui avevi bisogno in quel momento specifico della tua vita per diventare chi eri destinato a essere. Ecco la parte più incredibile. Una volta che capisci questo meccanismo, una volta che vedi lo schema dietro le tue cadute e rinascite, qualcosa di straordinario accade. Smetti di temere le cadute future. Non perché non arriveranno, ma perché sai che quando arriveranno porteranno con sé esattamente quello di cui hai bisogno per il tuo prossimo salto evolutivo. E qui entra in gioco quello che chiamo il rimbalzo quantico. È il momento in cui una caduta non ti porta semplicemente indietro al punto di partenza, ma ti catapulta a un livello completamente nuovo di comprensione, capacità e potere personale. Pensa a qualcuno che perde tutto in un fallimento finanziario e poi costruisce un impero.
o a qualcuno che attraversa una malattia grave e poi dedica la vita ad aiutare altri in situazioni simili, o a qualcuno che sopravvive a un tradimento devastante e poi sviluppa una capacità di amare più profonda e autentica. Questi non sono casi isolati, sono esempi del rimbalzo quantico in azione, e la buona notizia è che questo meccanismo è disponibile per tutti, non è riservato a pochi eletti. C'è un segreto per attivarlo consapevolmente, qualcosa che rivelerò in un prossimo capitolo. Per ora devi capire che ogni volta che cadi hai due opzioni. Puoi rimanere dove sei caduto, lamentandoti e raccogliendo pietà, oppure puoi usare l'energia della caduta per rimbalzare più in alto di dove eri prima. Epitteto, che nacque schiavo e divenne uno dei filosofi più influenti della storia, aveva un esercizio potente per questo. Ogni volta che qualcosa andava storto, si chiedeva: che opportunità nascosta c'è in questa situazione? Che esperienza posso sviluppare? Che forza posso costruire? Non era ottimismo cieco, era intelligenza strategica applicata alla crescita personale. La verità è che le tue cadute più grandi stanno preparando le tue vittorie più significative, ma devi essere abbastanza saggio da riconoscere la connessione e abbastanza coraggioso da fidarti del processo. Ricorda, i grattacieli più alti hanno le fondamenta più profonde, le aquile volano più in alto dopo essere cadute dalla scogliera, e tu rinasci più forte ogni volta che attraversi l'inferno e rifiuti di restarci. Crea una mappa delle rinascite, ripercorrendo le tue 3 cadute più significative degli ultimi 10 anni. Per ognuna identifica: 1. Cosa hai perso? 2. Cosa hai imparato? 3. Come sei cresciuto? 4. Che opportunità si sono aperte dopo? Questo ti aiuterà a vedere lo schema di crescita attraverso le difficoltà. La formula segreta per annientare l'autosabotaggio. Il tuo nemico più pericoloso non vive fuori da te. Non è il tuo capo, il tuo ex, l'economia o la politica. Il tuo nemico più letale ha la tua stessa voce, conosce le tue paure più profonde e ha accesso illimitato ai tuoi pensieri 24 ore al giorno. Sto parlando del dubbio, ma non il dubbio normale, quello che ti fa verificare le informazioni o valutare i rischi. Sto parlando del dubbio tossico, quello che ti sussurra bugie così sottili e persistenti che inizia a sembrare la voce della ragione. Non sei abbastanza bravo per quel lavoro. È troppo tardi per cambiare. Chi sei tu per pensare di meritare qualcosa di più? La gente come te non raggiunge certi livelli. Queste bugie sono così devastanti perché si mascherano da prudenza, da realismo, da buonsenso, ma in realtà sono virus mentali progettati per mantenerti piccolo, sicuro e prevedibile. Ecco quello che gli stoici avevano capito 2000 anni fa. I tuoi pensieri non sei tu, sono eventi che accadono nella tua coscienza, come nuvole che passano nel cielo. Tu sei il cielo, non le nuvole. Marco Aurelio aveva sviluppato una tecnica rivoluzionaria per gestire i pensieri distruttivi. Li osservava come se fossero stranieri che bussavano alla porta della sua mente. Poteva scegliere a quali aprire e quali ignorare. Ma c'è un livello ancora più profondo di questa pratica, la formula segreta che ti ho promesso. È una tecnica che combina neuroplasticità moderna con saggezza stoica antica. Si chiama sostituzione istantanea e funziona così. Ogni volta che catturi un pensiero di dubbio, invece di combatterlo, che gli dà più energia, lo sostituisci immediatamente con il suo opposto potenziato. Non penso positivo superficiale. Sostituzione strategica basata su evidenze reali della tua vita. Quando il dubbio dice «non ce la farai mai», tu rispondi immediatamente con «ho già superato cose che pensavo impossibili». Quando dice «sei troppo vecchio», rispondi con «la mia esperienza è il mio vantaggio». Quando dice «non hai le competenze», rispondi con «imparo quello che mi serve». Ecco la parte cruciale. Ogni sostituzione deve essere ancorata a una prova reale. Non puoi dire «sono il migliore» se non ci credi, ma puoi dire «sto migliorando ogni giorno» se è vero. Puoi dire «ho risorse dentro di me che non ho ancora scoperto», perché è sempre vero.
Seneca usava una variante di questa tecnica che chiamava premeditazione dei successi. Ogni mattina, invece di immaginare tutto quello che poteva andare storto, immaginava se stesso gestire con successo le sfide della giornata. Ma attenzione, il dubbio è intelligente, evolve. Quando inizi a contrastarlo con successo, cambia strategia, diventa più sottile. Invece di attaccare frontalmente la tua autostima, inizia a sabotare le tue azioni, ti fa procrastinare sul progetto importante, ti convince a rimandare la telefonata cruciale, ti spinge a scegliere il comfort invece del coraggio e prima che te ne accorgi hai sabotato le tue stesse opportunità. Epitteto aveva una strategia geniale per questo. Ogni sera si chiedeva: oggi ho agito secondo i miei valori o secondo le mie paure? Questa semplice domanda gli permetteva di identificare quando il dubbio aveva influenzato le sue azioni. C'è un segreto ancora più profondo che rivelerò nel prossimo capitolo. Ha a che fare con il modo in cui il dubbio, quando viene trasformato correttamente, può diventare il tuo alleato più potente per la crescita. Per ora ricorda questo: ogni volta che il dubbio parla è in realtà un segnale che stai per crescere. Il dubbio appare sempre al confine della tua zona di comfort, proprio nel momento in cui stai per espanderti in una versione migliore di te stesso. Il dubbio non è il tuo nemico, è il guardiano della tua zona di comfort e il suo lavoro è testare quanto davvero vuoi, quello che dici di volere. La domanda non è come eliminare il dubbio. La domanda è: quanto sei disposto a sentire il dubbio e agire comunque? Perché dall'altra parte del dubbio ti aspetta sempre una versione più forte di te stesso. Per i prossimi 7 giorni tieni un diario del dubbio. Ogni volta che noti un pensiero di autosabotaggio, scrivi: 1. Il pensiero esatto. 2. La sostituzione potenziata basata su evidenze. 3. Un'azione piccola ma concreta che puoi fare subito per dimostrare al dubbio che non hai paura di lui. L'armatura mentale dei filosofi imperatori. Ora sei pronto per scoprire il segreto che rende alcune persone mentalmente indistruttibili. È qualcosa che Marco Aurelio usava per governare un impero mentre affrontava guerre, pestilenze e tradimenti. È l'armatura mentale più potente mai sviluppata nella storia umana. Non è un'armatura che ti protegge dagli attacchi. È un'armatura che trasforma ogni attacco in energia per la tua crescita. Si basa su un principio rivoluzionario. La tua identità non dipende da quello che possiedi, da quello che gli altri pensano di te o da quello che ti succede. La tua identità è costruita su qualcosa che nessuno può toccare, i tuoi principi in azione. Ma cosa significa veramente? Significa che quando qualcuno ti critica, invece di sentirti ferito, ti chiedi: c'è qualcosa di vero in questa critica che posso usare per migliorare? Se c'è, la usi. Se non c'è, la lasci andare. In entrambi i casi non sei danneggiato. Significa che quando perdi qualcosa di importante, un lavoro, una relazione, un'opportunità, invece di crollare, ti chiedi: come posso usare questa perdita per diventare più forte, più saggio, più libero? Significa che quando la vita ti presenta una sfida apparentemente impossibile, invece di lamentarti dell'ingiustizia, ti chiedi: che virtù posso praticare in questa situazione? Come posso crescere attraverso questa difficoltà? Questa non è negazione della realtà, è un utilizzo strategico della realtà per la tua evoluzione. Marco Aurelio lo chiamava l'ostacolo come via. Ogni ostacolo diventa il sentiero stesso della tua crescita. Ogni nemico diventa il tuo allenatore involontario. Ogni problema diventa una palestra per le tue virtù. Ma c'è un livello ancora più profondo di questa pratica. Seneca aveva scoperto che quando applichi consistentemente questa mentalità, qualcosa di straordinario accade. Inizi a diventare grato per le difficoltà, non perché sei masochista, ma perché realizzi che le difficoltà sono gli unici momenti in cui puoi davvero testare e rafforzare il tuo carattere. È facile essere virtuosi quando tutto va bene. La vera prova arriva quando la vita ti mette sotto pressione. E qui entra in gioco la parte più potente dell'armatura mentale stoica, l'arte della ricontestualizzazione istantanea. Ogni evento può essere interpretato in infiniti modi.
La persona con l'armatura mentale sceglie sempre l'interpretazione che la rafforza invece che indebolirla. Se la tua impresa fallisce, la maggior parte delle persone pensa: sono un fallimento. La persona con armatura mentale pensa: ho appena ricevuto un'educazione aziendale che vale milioni. Ora so cosa non funziona. Se una relazione finisce, la maggior parte pensa: non sono degno di amore. Chi ha l'armatura mentale pensa: ho appena imparato qualcosa di cruciale su quello che voglio veramente in una relazione. Se si ammala, la maggior parte pensa: la vita è ingiusta. Chi ha l'armatura pensa: questo mi insegnerà a dare valore alla salute e mi renderà più empatico verso chi soffre. Questa non è autoinganno, è l'intelligenza strategica applicata alla gestione delle emozioni e del significato. Ecco il segreto finale dell'armatura mentale. Una volta che la indossi abbastanza a lungo, diventa la tua seconda natura. Non devi più sforzarti di reinterpretare gli eventi. La tua mente inizia automaticamente a cercare l'opportunità nascosta in ogni difficoltà. E quando questo accade, diventi davvero indistruttibile. Non perché niente può ferirti, ma perché tutto quello che ti succede contribuisce alla tua crescita. Epiteto, che visse questa trasformazione passando dalla schiavitù alla libertà filosofica, lo espresse così: non puoi ferire un uomo senza il suo permesso. Con l'armatura mentale stoica, nessuno ha il tuo permesso per ferirti. Hanno il permesso solo per insegnarti, rafforzarti e aiutarti a diventare una versione migliore di te stesso. Scegli una situazione attualmente difficile nella tua vita. Pratica la ricontestualizzazione scrivendo 5 interpretazioni diverse della stessa situazione, ognuna che evidenzi un potenziale beneficio o opportunità di crescita. Poi scegli l'interpretazione che ti dà più energia e potere e agisci da quella prospettiva. La disciplina come superpotere evolutivo. Se potessi darti un solo superpotere per il resto della tua vita, non sarebbe la capacità di volare, né l'invisibilità, né la superforza. Sarebbe la disciplina, perché la disciplina è l'unico superpotere che crea tutti gli altri, ma non la disciplina come te l'hanno insegnata, non quella basata sulla forza di volontà brutale o sulla repressione dei desideri. Sto parlando della disciplina evolutiva, quella che trasforma ogni azione in un investimento nel tuo futuro migliore. La maggior parte delle persone pensa che la disciplina significhi dire no alle cose che vuoi, ma gli stoici sapevano che la vera disciplina significa dire sì a chi vuoi diventare. Marco Aurelio si alzava prima dell'alba non per punirsi, ma per nutrire la parte di sé che governava un impero. Seneca praticava la povertà volontaria non per soffrire, ma per essere libero dalla paura di perderla. Epitteto studiava filosofia come schiavo non per passare il tempo, ma per costruire una libertà interiore che nessuno poteva togliergli. Ognuno di loro aveva capito una verità rivoluzionaria. Ogni atto di disciplina è un voto per il tipo di persona che vuoi diventare. Quando scegli di alzarti presto, invece di rimanere a letto, stai votando per essere una persona produttiva e intenzionale. Quando scegli di leggere, invece di guardare la TV, stai votando per essere una persona che cresce continuamente. Quando scegli di fare esercizio, invece di rimanere sul divano, stai votando per essere una persona che si prende cura di sé. Ma ecco la parte che cambia tutto. La disciplina non è un muscolo che si affatica. È un muscolo che più lo usi, più diventa forte e più diventa facile da usare. All'inizio, alzarsi presto richiede sforzo. Dopo qualche settimana diventa un'abitudine. Dopo qualche mese diventa parte della tua identità. E a quel punto non alzarti presto richiede più sforzo che alzarti. Questo è il miracolo della neuroplasticità applicato alla disciplina. Il tuo cervello si riorganizza letteralmente intorno alle tue abitudini disciplinate, rendendo sempre più facile fare le cose giuste. Ma c'è un segreto per accelerare questo processo che i filosofi stoici conoscevano intuitivamente e che la neuroscienza moderna ha confermato. Si chiama accatastamento identitario e funziona così. Invece di concentrarti su quello che devi fare, ti concentri su quello che vuoi essere. Invece di devo andare in palestra, pensi sono una persona che si prende cura del proprio corpo. Invece di devo studiare,
Pensi, sono una persona che investe nella propria crescita. Invece di devo risparmiare, pensi, sono una persona che costruisce sicurezza per il futuro. Questo piccolo cambio linguistico attiva un meccanismo psicologico potentissimo, la coerenza identitaria. Una volta che ti identifichi come un certo tipo di persona, agire in modo coerente con quell'identità diventa automatico. Seneca aveva una pratica quotidiana che incarnava perfettamente questo principio. Ogni sera si chiedeva: oggi sono stato il tipo di persona che voglio essere. Non cosa ho fatto di giusto o sbagliato, ma chi sono stato. Ma attenzione, la disciplina senza direzione è solo masochismo organizzato. Devi sapere perché stai sviluppando disciplina. Qual è la visione di te stesso che stai costruendo? Marco Aurelio aveva chiarissima la sua visione. Voleva essere un imperatore filosofo che governava con saggezza e giustizia. Ogni atto di disciplina era un passo verso quella visione. E tu? Chi vuoi essere? Quale versione di te stesso stai costruendo con ogni piccola scelta disciplinata? Perché ecco la verità finale sulla disciplina. Non è sacrificio, è investimento. Ogni momento di disciplina oggi è un dividendo di libertà domani. La persona disciplinata non è quella che si nega tutto, è quella che ha la libertà di scegliere invece di essere schiava degli impulsi. È quella che può dire sì alle opportunità importanti perché ha detto no alle distrazioni insignificanti. E c'è un livello ancora più profondo di disciplina che rivelerò nel capitolo finale. Ha a che fare con il modo in cui la disciplina personale si trasforma in leadership naturale e influenza positiva sul mondo intorno a te. Scegli una piccola abitudine disciplinata che vuoi sviluppare. Invece di concentrarti sull'azione, definisci l'identità che questa abitudine rappresenta. Ogni volta che pratichi l'abitudine, ripeti a te stesso: sono il tipo di persona che... e completa con l'identità che stai costruendo. Fallo per 21 giorni e osserva come cambia la tua relazione con la disciplina. La metamorfosi da sopravvissuto a leader di destini. Siamo arrivati alla trasformazione finale, quella che separa chi subisce la vita da chi la plasma, quella che distingue i sopravvissuti dai leader di destini. Perché alla fine, dopo aver costruito la tua forza interiore, dopo aver sviluppato la disciplina, dopo aver imparato a trasformare il dolore in saggezza, c'è una domanda finale che determina il livello della tua esistenza. Userai tutto questo potere solo per te stesso o lo userai per elevare il mondo intorno a te? Ecco la verità che cambierà tutto. Il vero potere non si manifesta nel controllare gli altri, ma nell'ispirare la loro grandezza. Marco Aurelio lo capì quando realizzò che il suo vero lavoro non era governare un impero, ma dimostrare che era possibile essere potenti e virtuosi allo stesso tempo. Seneca lo capì quando trasformò le sue lettere personali in una guida per tutti coloro che cercavano saggezza. Epitteto lo capì quando trasformò la sua esperienza di schiavitù in insegnamenti che liberarono migliaia di menti. Tutti e tre scoprirono che il massimo livello di realizzazione umana non arriva quando risolvi i tuoi problemi, ma quando aiuti altri a risolvere i loro. Ma non fraintendere, non sto parlando di autosacrificio o di trascurare te stesso per gli altri. Sto parlando di qualcosa di molto più profondo e strategico. Quando usi la tua forza per sollevare altri, quella forza si moltiplica. Quando condividi la tua saggezza, quella saggezza si approfondisce. Quando diventi un esempio di resilienza, quella resilienza si rafforza. È quello che i fisici chiamano effetto di rete. Il valore di una rete cresce esponenzialmente con ogni nuovo nodo che aggiungi. E tu, diventando un leader di destini, crei una rete di crescita e ispirazione che amplifica il tuo impatto ben oltre quello che potresti mai ottenere da solo. Ma c'è un livello ancora più profondo di questa verità. Quando smetti di essere vittima delle circostanze e diventi architetto del tuo destino, qualcosa di magico accade. Inizi naturalmente a vedere le possibilità negli altri, anche quando loro non le vedono. Vedi il potenziale nascosto nel collega scoraggiato. Riconosci la forza sopita nell'amico che sta attraversando una crisi. Percepisci la saggezza in formazione nella persona che sta lottando con le sue difficoltà. E quando vedi queste possibilità,
e le rifletti indietro alle persone, qualcosa di straordinario accade. Iniziano a vederle anche loro. La tua visione della loro grandezza diventa un catalizzatore per la loro trasformazione. Questa è leadership autentica, non quella basata su titoli o posizioni, ma quella basata sulla capacità di risvegliare il potenziale dormiente negli altri. Seneca aveva una filosofia rivoluzionaria su questo. Credeva che ogni persona fosse come una gemma grezza, con un potenziale incredibile nascosto sotto strati di paura, dubbio e condizionamento sociale. Il lavoro del leader era aiutare le persone a tagliare via quegli strati e far emergere la gemma. Ma per fare questo, devi prima aver fatto questo lavoro su te stesso. Devi aver trasformato le tue paure in coraggio, i tuoi dubbi in determinazione, le tue ferite in saggezza. Devi essere diventato la prova vivente che la trasformazione è possibile. E qui arriviamo al paradosso finale della forza interiore. Più diventi forte, più diventi gentile, più diventi potente, più diventi umile, più diventi saggio, più diventi curioso, perché la vera forza non ha bisogno di dimostrare nulla. La vera forza si manifesta nella capacità di rimanere calmo nel caos, di essere gentili con chi è ancora debole, di essere pazienti con chi sta ancora imparando. Marco Aurelio, l'uomo più potente del suo tempo, scriveva: «Il miglior modo di vendicarsi di un nemico è non diventare come lui». La sua forza si manifestava non nella capacità di distruggere, ma nella capacità di costruire, non nella capacità di umiliare, ma nella capacità di elevare. E tu, ora che hai tutti gli strumenti per costruire una forza interiore incrollabile, come userai questa forza? Perché la domanda finale non è se diventerai forte, se hai ascoltato fino a qui, se hai fatto gli esercizi, se hai iniziato ad applicare questi principi. La forza sta già crescendo dentro di te. La domanda finale è: che tipo di leader diventerai? Che tipo di esempio sarai? Che tipo di eredità lascerai? Il mondo non ha bisogno di un altro sopravvissuto. Il mondo ha bisogno di un altro leader di destini. Qualcuno che non solo ha trasformato il proprio dolore in saggezza, ma che usa quella saggezza per illuminare il cammino per altri. Qualcuno che non solo ha sviluppato disciplina, ma che ispira disciplina negli altri. Qualcuno che non solo ha costruito forza interiore, ma che aiuta altri a scoprire la propria. Quel qualcuno sei tu, non quando sarai perfetto, non quando avrai risolto tutti i tuoi problemi, non quando non avrai più paura. Ora, proprio come sei, con le tue cicatrici, con le tue battaglie ancora in corso, con la tua umanità imperfetta ma coraggiosa. Perché la leadership autentica non nasce dalla perfezione, nasce dalla vulnerabilità coraggiosa, dalla volontà di essere visto mentre stai ancora crescendo, dalla generosità di condividere le tue lezioni mentre le stai ancora imparando. Il tuo viaggio verso la forza interiore incrollabile non finisce qui. In realtà inizia qui, perché ora hai gli strumenti, ora hai la mappa, ora hai la consapevolezza. L'unica domanda che rimane è: sei pronto ad usare tutto questo non solo per trasformare te stesso, ma per trasformare il mondo intorno a te? Perché il mondo ti sta aspettando. Non il mondo perfetto che vorresti, non il mondo facile che meriteresti, ma questo mondo, qui e ora, con tutti i suoi problemi e tutte le sue possibilità. E in questo mondo imperfetto, la tua forza interiore incrollabile è esattamente quello di cui c'è bisogno. Identifica una persona nella tua vita che sta attraversando una difficoltà simile a una che hai già superato. Nei prossimi giorni condividi con questa persona una lezione che hai imparato dalla tua esperienza, non come consiglio non richiesto, ma come storia di speranza. Osserva come l'atto di essere una guida per altri amplifica la tua stessa forza interiore. La tua trasformazione inizia nel momento in cui chiudi questo video e fai il primo passo, non il passo perfetto, non il passo più grande, solo il prossimo passo, perché i leader di destini non sono quelli che fanno passi perfetti, sono quelli che continuano a camminare un passo alla volta verso la versione migliore di se stessi e del mondo intorno a loro. Il tuo tempo è adesso, la tua forza è reale. Il tuo impatto sta aspettando di manifestarsi. Vai e diventa incrollabile.
Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.